Ciao amici e benvenuti a Rio de Janeiro. È stato un lungo viaggio, sono uscito di casa stamattina alle 7, sono quasi le 8 qui, ci ho messo all'incirca 12 ore. Vorrei aprire questo vlog con un po' di entusiasmo, ma la verità è che in questo momento il mio mood non è dei migliori. È il mio primo viaggio da solo. Prima di partire ero molto eccitato, ero super gasato di questa esperienza da solo, ma già da stamattina quando sono uscito di casa ho avuto una sensazione strana, brutta, negativa, e ho iniziato a sentirmi solo, come se fossi solo all'interno del mondo, in un posto lontano, lontanissimo da casa, lontanissimo dalle persone a cui voglio bene. Nulla è perduto, questa esperienza deve ancora iniziare. Adesso farò una doccia, cercherò qualcosa da mangiare e domani inizierà la mia avventura qui a Rio de Janeiro. Ho tantissimi piani, mi sono scritto tantissime cose che voglio fare, quindi sarà un vlog sicuramente pieno di emozioni, perché in questo momento io sto provando tantissime emozioni, la possibilità di vivermi questa esperienza nel migliore dei modi, ma allo stesso tempo in questo momento mi sento così, mi sento vulnerabile. Viaggiare da soli è un vero viaggio, ma non un viaggio in un posto, ma un viaggio all'interno di noi stessi, credo. E in questo momento io mi sto sentendo molto vulnerabile e potrei piangere, tipo da un momento all'altro. Quiero passarlo bene, divertirmi, disfruttare. Io mi sento un pochino meglio, ho chiamato il mio fidanzato. Avevo bisogno più che altro di parlare con qualcuno, perché è da stamattina che non parlo. Ora vado a cenare, non me la sento molto di uscire e di andare a cenare fuori già stasera, perché vorrei prima vedere la città un po' di giorno. Quindi il vero vlog inizia domani. Ora posso dirlo, benvenuto in questo nuovo vlog, siamo a Rio de Janeiro e vediamo che succederà. Ciao amici, qui sempre io, sono le 11:30 e come avete visto ho sfidato me stesso, sono uscito dalla mia comfort zone e anziché starmene in hotel sono andato a bere un mojito nella playa, sono stato in Copacabana Beach a bere questo mojito da solo e devo dire la verità, sì, ero solo ed ero circondato da tavoli pieni di coppie. Letteralmente c'erano solo tavoli di coppie e io solo. E sì, mi sono sentito un po' solo, ma allo stesso tempo sentivo l'aria del mare, sentivo il fatto di essere lontano. Però per la prima volta non l'ho vista come una cosa negativa, ma l'ho vista come una possibilità che sto dando a me stesso di crescere e imparare. E devo ringraziare me stesso perché è un viaggio che mi sono pagato da solo. Ho 22 anni, sto viaggiando tantissimo, a 22 anni ho visto tantissimi posti e sto vivendo letteralmente la vita che ho sempre desiderato vivere e che ho sempre augurato al me futuro, e ora quel me futuro sono io in questo momento.
Devo dire la verità, adesso sono un poco più invogliato a vivermi questa esperienza. Per fortuna adesso sono un pochino più positivo, un pochino, alcune volte parlo in spagnolo, scusate. Ok amici, eccomi tornato con il mio bottino. Ho comprato queste semplicissime, nere, anche perché molti numeri arrivavano fino al 40 e ho fatto fatica a trovare il mio numero 42. Poi ho comprato queste che sono molto mainstream, però bene, sono il mio souvenir di questo viaggio. Super classiche. Non ho comprato solo cose per me perché ho comprato un'altra cosina. Adesso ho una nipotina e da quando è nata non faccio altro che pensare non solo a me ma anche a lei. E lo so, è una neonata, quindi non metterà al momento queste. Passeranno tipo un paio di anni prima che le indossi. Però non lo so, le ho viste e non potevo non prenderle. Adesso mi metto il costume, una bella camicetta e andiamo in spiaggia. Ciao amici, eccomi tornato. È stata una mattinata molto molto carina. Devo dire che il mio umore sta sempre di più migliorando. Ho passato la mattinata a Leblon, la spiaggia di Leblon, e devo dire mi è sembrata abbastanza sicura. C'erano solo poche persone, tutte famiglie o uomini con cani. E mi sono veramente rilassato e non potevo credere ai miei occhi. Dicevo, wow. Ho avuto un momento di realizzazione, ho detto wow, non posso credere che io sia qui. Dopo avevo un po' di fame, quindi sono andato in un chiosco e ho mangiato sulla spiaggia, ho scelto un posto al sole, così ho preso un po' di sole. Dopo aver mangiato mi sembrava ancora un po' presto, quindi sono andato a prendere un altro po' di sole a Ipanema. Dice, spero di essermi abbronzato. Sulla spiaggia non sembrava mi stessi abbronzando perché c'era un po' di vento, quindi in realtà a volte avevo i brividi di freddo. Però poi quando ero in posti al sole, ma non sulla spiaggia, sentivo il caldo e il sole che picchiava fortissimo. Niente, ragazzi, I'm super 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 glad. I don't know how to explain this feeling. Ho anche pensato, vi piacerebbe se facessi un vlog in inglese? Penso che se lo facessi in inglese potrebbe essere un po' più internazionale e potrebbe arrivare a più persone. In Argentina, parlo molto spesso lo spagnolo ormai e mi viene molto facile parlarlo. Parlo l'inglese, ma parlo veramente poco l'italiano. Parlo l'italiano solo per chiamare la mia famiglia e parlare con la mia famiglia e i miei amici in Italia, ma lo parlo nettamente meno rispetto all'inglese e allo spagnolo e a volte mi viene automatico parlare inglese o spagnolo, quindi stavo pensando di fare un vlog futuro in inglese o in spagnolo. E niente, sto morendo di sete, sto parlando un sacco, vado a bere. Ciao amici, mi sono preparato e sto per chiamare il mio Uber per incontrare la mia guida e andrò a fare questo tour nella favela di Roscina. Devo dire la verità, ho un po' di ansia, ho un po' di paura perché ho visto dei video su TikTok ed effettivamente andare in una favelas
è qualcosa che può essere pericoloso. Voglio fare un piccolo disclaimer: non sto andando lì per turismo, o meglio, sì, sto andando lì per turismo, ma diciamo che il motivo per il quale sto andando è perché quando viaggio la cosa che mi piace di più è vedere le altre culture, vedere culture differenti alla mia per poter imparare qualcosa da loro, per poter imparare dei messaggi nuovi e per arricchire il mio bagaglio. La favela di Hiroshima negli ultimi anni è diventata una favela un po' più pacifica, tant'è che non si chiama più favela ma inizia a chiamarsi comunità, per questo è molto aperta al turismo. Può essere pericolosa, ma con una guida che conosce bene dove andare, non dovrebbe succedere nulla. Non so quanto potrò riprendere, se potrò riprendere, quindi non so se vedrete qualcosa delle favelas, ma la cosa che voglio fare è rispettare la comunità e rispettare le persone che vivono lì, quindi se non mi è concesso fare video, assolutamente non ho intenzione di farli. Andiamo. O que a gente sabe é que ele tem uma carreira aí espetacular, né? Os números do Fábio. Ragazzi, ho appena vissuto una delle esperienze più belle della mia vita, se non la più bella della mia vita. Salve amici, sono tornato da poco dal tour nella favela di Rocigna e ragazzi, penso sia stata a mani basse una delle esperienze più belle della mia vita. Siamo saliti su per la favelas con queste mototaxi che sono veramente molto comuni nelle favelas, e poi abbiamo proseguito e abbiamo camminato scendendo ed esplorando. La cosa che mi ha colpito di più ovviamente è la netta differenza tra la ricchezza e la povertà a letteralmente pochissimi passi. Sono anche salito su una terrazza dove questa differenza era veramente netta e si vedeva, perché si può vedere una città in cui vivono persone che sono letteralmente milionarie e a pochi passi ci sono delle persone che vivono con 16 euro al mese. La favelas di Rocigna, non voglio chiamarla favelas perché negli ultimi anni è diventata una comunità pacifica, la polizia ora ha accesso a questa comunità, quindi la chiamerò comunità. Nella comunità di Rocigna vivono approssimativamente 200.000 persone. Mi sono scritto un po' di cose che mi hanno colpito. Non voglio stare qui a fare il documentario sulle favelas. Se volete vi lascio qui un documentario che ho visto l'altro giorno, perché ho trovato molto molto interessante e spiega abbastanza bene le dinamiche che accadono nella favela. Ho visto uomini armati, ho visto enormi quantità di droga. Per loro questa è la normalità, ci sono sempre questi scontri. Adesso, da quando è diventata una comunità pacifica, sicuramente meno, però ci sono sempre questi scontri tra diverse figure che vivono all'interno della comunità, che si scontrano per affari di droga. Mi ha colpito molto il fatto che non ci siano indirizzi, le case non hanno indirizzi, perché la maggior parte delle case sono ovviamente illegali, non pagano elettricità, non pagano tasse, hanno acqua solo 3 volte alla settimana. Sono anche entrato in una di queste case e letteralmente la maggior parte delle case hanno solo un letto e un gabinetto, cucinano nelle stanze. E a volte è probabile che in una stanza con un solo letto dormino 10 persone. Uno dorme sul letto e il resto dorme a terra. Una cosa che mi è sembrata strana a livello di sensazione è il fatto che mi sia sentito più sicuro in alcune parti della favela che nel centro città,
Ed effettivamente penso che ci siano un sacco di persone straordinarie all'interno di questa comunità, ci sono un sacco di talenti che passano le giornate per strada a giocare a calcio, non a caso la maggior parte dei migliori calciatori provengono appunto dalle favelas. È stata un'esperienza veramente bellissima, la nostra guida era un amore, è un ragazzo che vive in questa comunità e quindi sapeva bene i posti in cui andare. È stato anche molto carino a dirci qui se volete potete fare dei video, delle foto, qui assolutamente no perché come potrete vedere ci sarà droghe, persone armate. Quindi tutto quello che ho ripreso era tutto quello che potevo riprendere. Niente, è stata un'esperienza veramente bellissima. Non so, ho avuto la sensazione quasi di sentirmi in un luogo caloroso, nonostante succedano una marea di cose, mi sono sentito in un luogo veramente pieno di amore e questa cosa mi ha fatto veramente stranissimo. Basta, non voglio dilungarmi troppo perché sto facendo tipo il documentario sulla comunità di Rocinia in questo momento. Ok amici, ho fatto un piccolo cambio outfit, in realtà non ho cambiato assolutamente niente se non il cappello e le hawaianas. Per questo mio viaggio a Rio de Janeiro ho pensato ad outfit semplici ma che potessero essere molto modificabili. In realtà io non avevo niente perché in Argentina mi ero portato tutto pesante perché è inverno, quindi la maggior parte dei vestiti sono del mio fidanzato, ti amo. Niente, mi sono portato questi pantaloni e ne ho un altro paio molto comodi che possono essere lunghi ma hanno la zip e all'occorrenza possono diventare corti e visto e considerato che non sapevo il clima come sarebbe stato ho optato per questa opzione che penso sia la migliore perché appunto dovrebbe piovere ma forse non piove, quindi ho optato per questa opzione e in generale sto optando per basic. Ho semplicemente aggiunto l'altra parte di pantalone per farli diventare lunghi perché c'è un po' di vento, domani in teoria dovrebbe piovere. Ho cambiato cappello, ho messo questo qua, Rio de Janeiro, e ho cambiato hawaianas, queste le ho comprate anche oggi con i colori del Brasile, giallo e verde, e si abbinano ovviamente al mio cappellino. Quindi niente, adesso cerco un posto per andare a mangiare, vado a cena e magari faccio una passeggiata sul lungomare. Niente. Salve amici, mi trovo adesso al Giardino Botanico di Rio de Janeiro. Devo dire la verità, qui è molto carino, è molto suggestivo, sono letteralmente immerso nella natura, ma lo sto vivendo purtroppo un po' con il groppo alla gola perché non sono riuscito a vedere il Cristo. Non so, questa cosa ovviamente è una grandissima delusione perché è una delle cose più belle e suggestive da vedere a Rio de Janeiro e io, sfigato del cazzo, non sono riuscito a vederlo. Mi rode anche il culo il fatto che mi sia svegliato alle 6:30 per andare a vedere il Cristo e per far sì che non trovassi molta gente. Quindi niente, adesso sono le 8:30 e io sto morendo di sonno perché ancora non mi sono svegliato del tutto e sono qui esplorando come un cretino alle 8:30 della mattina quando potevo prendermela un po' con più di calma. Ora cerchiamo di non farci rovinare tutto da questo mood e cerchiamo di goderci questo paradiso bellissimo perché è molto bello e chissà, magari riuscirò a vedere il Cristo prima di andarmene, o forse no.
Ok, alla fine dei conti questo giardino era la cosa che mi ci voleva per riparare la mia delusione del Cristo, perché è veramente bellissimo ed è veramente rilassante, consiglio molto di venire qua. Adesso prossima tappa è il Pau de Açúcar, che è tipo questa funivia. Anche lì ho un po' di dubbi perché è nuvoloso, quindi non so come sarà con le nuvole. Però va bene, andiamo a provare. Ormai questa giornata la prendiamo così e ci lasciamo sorprendere. Amici, oggi mi sembra tutto un flop, o meglio, non voglio dire flop perché comunque anche la parte più semplice e banale del Brasile è stupenda, tipo anche questo parco è bellissimo, però perché sto dicendo questo? Perché sono ora a Parque Laghe e diciamo che c'è una cosa principale da vedere a Parque Laghe, che è quella dove tutti fanno le foto, bla bla bla, ed è molto bella, che è chiusa. È chiusa per ristrutturazione, quindi oggi abbiamo il Cristo coperto dalle nuvole e non l'ho potuto vedere, e in più abbiamo la parte che volevo vedere e che ero interessato a vedere di questo posto chiusa per ristrutturazione. Quindi sì, voglio guardare il lato positivo e dire bene, comunque c'è tutta questa bellissima natura, ovvio, oh, un animale, però mi sento sabotato. Ok amici, sono tornato un attimo in hotel perché avevo un attimo bisogno di sedermi, riposarmi e mangiare qualcosa. E nel frattempo sto controllando dal vivo la webcam del Cristo Redentore e è uscito un po' il sole, quindi inizio ad essere un po' fiducioso che forse qualcosa del Cristo riuscirò a vedere. Nel frattempo ho scritto un'email perché mi avevano dato un fogliettino dove potevo riprogrammare la mia visita al Cristo o comunque essere rimborsato. Ma ovviamente io, pelotudo quale sono, pelotudo è una parola che usano in Argentina per dire tipo un cretino, praticamente. Pelotudo quale sono, ho perso questo fogliettino. Quindi ho scritto un'email e mi hanno detto che posso andare a visitare il Cristo con il mio biglietto quando voglio.
Ok amici, questa è stata senza ombra di dubbio l'esperienza più bella che ho fatto stamattina. Sono stato abbastanza fortunato perché poco dopo che sono salito in cima sono iniziate ad arrivare delle nubi, quindi non era sempre possibile vedere la vista sulla città, ma per fortuna sono stato fortunato e sono riuscito a vedere la vista. Adesso sto andando a pranzo qui vicino perché è una zona molto molto carina. Veramente Pau de Sucar, super 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 consigliatissimo. Se venite a Rio dovete assolutamente andare. Buongiorno amici, mi sono svegliato con molta calma perché ieri è stata una giornata veramente molto piena. Sono le 10:30, adesso vado a fare colazione che non so se sia aperta. Ultimo giorno qui a Rio de Janeiro, sta piovendo, il meteo portava pioggia tutto il giorno, quindi penso andrà a piovere tutto il giorno. Ieri sera poi sono andato a cena, non ho più vloggato, mi sono goduto un attimo la serata e il piano di oggi è... Oh ragazzi, ascoltate questa. Mi stanno sabotando in questo mio viaggio a Rio perché ci sono tantissime cose tipo il parco di ieri, il Cristo, che non stanno funzionando. Oggi per me doveva essere la giornata dei musei. Ero molto intentato ad andare a guardare, ad andare a vedere il museo di Ammagna e mi ispirava tantissimo. Ho visto dei video e ho scoperto ieri che il mercoledì, ovvero oggi, è l'unico giorno in cui è chiuso. Non ci posso credere. Però va bene, ho comunque visto tantissimi posti bellissimi nel Brasile, di Rio, e andrò a visitare tutti gli altri posti che avevo sulla mia lista.
Salve amici, here I am, sono solo le 3 del pomeriggio e io ho già finito di fare tutto quello che avevo programmato per stamattina. Sono andato al museo di Niteroi, che ragazzi, bellissimo, bellissimo. Era un po' lontanino, tipo ci ho messo 45 minuti ad arrivare con l'Uber, ma ne è valsa veramente la pena perché amo l'architettura fatta bene e quella era fatta benissimo. Mi rilassa, amo, c'è proprio una goduria per l'occhio umano e ho adorato. Dopodiché sono andato direttamente alla cattedrale. Non avevo molte aspettative per questa cattedrale, ma ragazzi, appena sono entrato mi sono venuti i brividi. È qualcosa di veramente gigante, gigante. È la cosa più grande forse che abbia mai visto nella mia vita. No, sto scherzando. Però sicuramente la cattedrale più grande che io abbia mai visto nella mia vita. C'è qualcosa di wow, cioè avevo i brividi veramente, mi stavo emozionando. Dopodiché sono andato a questa libreria, non mi ricordo il nome, ve lo metterò da qualche parte. Sono andato a questa libreria che non era niente di che, o meglio, era carina, ma semplicemente entravi, guardavi, facevi una foto e uscivi. Niente di che. Quindi niente, adesso sono le 3, non so che fare. Più tardi andrò a fare un pranzo, credo. Però non ho altri piani. Vediamo se mi viene in mente qualcosa. Devo giusto comprare un po' di souvenir. Quello è l'unico piano che ho. Però per il resto niente, perché piove, quindi non posso nemmeno andare in spiaggia a prendere il sole o a farmi un bagno. Diciamo che sono stato un po' sfigato in questo viaggio. È stato bellissimo comunque. Ciao amici, mi sono appena reso conto che questo video non ha una fine. Termina con una pizza ordinata e mai arrivata e io che vado a dormire senza cenare. Ma comunque, questo viaggio è stato senza ombra di dubbio il viaggio più bello della mia vita. È il mio primo viaggio da solo e se avete visto tutto il video e siete arrivati fino a qui, sapete benissimo che non è iniziato molto bene, ero molto spaventato, avevo paura, mi sentivo solo, ma mi sono fidato di me stesso e wow, wow. Cioè, il primo giorno in cui sono arrivato ho detto basta, non viaggerò mai più da solo perché non è da me, non è da me, mi sento lontano, triste, solo. Ma già dopo il secondo giorno, quando ho iniziato a vivere, quando ho iniziato a vivermi la mia vita da turista qui in Brasile, tutto è cambiato, ho veramente amato stare da solo, me la sono goduta tantissimo. Non nascondo il fatto che ci sono stati momenti in cui avrei voluto ci fosse qualcuno con cui condividere un'esperienza, ma è assolutamente worth it, ne vale assolutamente la pena. È come se ti senti invincibile, puoi fare tutto, non dipendi da nessuno, puoi fare quello che vuoi, decidi tu sulla tua vita e questa cosa ti fa sentire tipo invincibile. E penso anche, ok, sono stato a Rio de Janeiro da solo, dall'altra parte del mondo, posso fare qualsiasi cosa, posso fare qualsiasi cosa. Vi mando un grosso bacio perché domani mattina presto devo dirigermi in aeroporto.